Guardate la condizione di questi pantaloni, negli ultimi giorni abbiamo fatto delle strade un po' complicate. È tranquillo? Tanto passo io, mica passa lui, che problema c'è? No, ma l'acqua non è tanta. Ok, qua ancora meno, ma l'importante è che non affondi. Qui affonda un po' di più, ma soprattutto c'è un po' di fango. Qua che dobbiamo fare? Mannaggia ragazzi, Io qua mi fermerei a lavare gli stivali e anche la tenerona. Pian pianino, che qui non capisco dove conviene mettere le gomme, forse in questo canale, sì, perché fortunatamente non affonda tanto. Allora conviene passare là più bassa, penso, sì, però affonda qua. Ok, qua la frizione, poverina. Allora, proviamoci. Dai, tenerona, dai. Grande. Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene, benvenuti e bentornati sul canale. Per gli ultimi arrivati, io sono Francesco ed insieme a mia moglie Sara, dall'ormai lontano 2022, stiamo viaggiando, vivendo, lavorando 6 mesi in Sud America con una Super Tenere del 2012 chiamata Tenerona e 6 mesi dall'altra parte del mondo con un GS 1250 Adventure del 2020 chiamata Sorellona. Ma in questo video non parleremo di viaggi, bensì del nuovissimo completo della Rucca che stiamo utilizzando da quando siamo tornati in Sud America, ovvero da novembre scorso. Due cose da memorizzare. La prima è che questo completo nella versione maschile si chiama Ventu R, mentre nella versione femminile si chiama Venturina. Seconda cosa, questo completo viene definito come la nuova generazione del completo che abbiamo utilizzato prima e seconda stagione sudamericana, ovvero Rimo R e Rimorina. Ma seguitemi bene perché dal mio punto di vista non lo definirei una nuova generazione rispetto al Rimo R, bensì qualcosa di diverso. Prima di partire con la mia personale recensione, prendere questi capi ed assolutamente infilarli in lavatrice. Quindi approfittiamo per rispondere alla domanda che mi fate in tantissimi, ovvero Francesco, ma come si lavano questi capi senza rovinarli? Primissima cosa, la più banale e scontata, controllate sempre le indicazioni dell'etichetta al suo interno. Nel caso specifico vedete 40 gradi ed il terzo simbolo quadrato con un cerchio dentro ed un singolo pallino sta ad indicare che possiamo utilizzare l'asciugatrice ma a basse temperature. Ora, con un minimo di saccenza per l'esperienza accumulata, entro in campo io. Voglio darvi un consiglio. Questi capi, essendo in Gore-Tex laminati, quindi la membrana del Gore-Tex è incollata, laminata al tessuto che vedete, non hanno nessun tipo di problema ad essere lavati in lavatrice. Però bisogna fare assolutamente attenzione a questa cosa che sto per dirvi. Vedete questi inserti anche nella parte bassa? Il logo Rucca nella parte posteriore, oppure questo inserto o anche l'altro inserto? Ve li faccio vedere da vicino nel dettaglio. Parliamo dei classici riflettenti 3M. Questi vengono incollati a caldo, quindi capite benissimo che se il vostro lavaggio è molto aggressivo oppure il sapone utilizzato è molto forte, può capitare che dopo diversi lavaggi inizino a staccarsi nella parte esterna. Quindi, per preservare l'integrità dei vostri capi da 1.000.000 di euro, seguitemi alla lettera. Primo passaggio: togliere tutte le protezioni. È importantissimo richiudere sempre il velcro, chiudere tutte le zip, fare assolutamente attenzione a tutti i lembi chiusi con il velcro, ovvero non lasciarli mai liberi, perché non deve capitare che la parte rigida del velcro vada a strofinare con il tessuto esterno. Terzo passaggio: girare il vostro capo al rovescio in maniera brutale, senza la più piccola paura di rovinarlo.
Ok, così facendo è la retina interna che batte con il cestello della lavatrice e non il tessuto esterno della giacca. E per i più curiosi, dove sono le protezioni c'è questo tessuto protettivo anche nella zona del gomito, mentre per il resto c'è la classica retina che protegge quella parte bianca, ovvero la membrana in Gore-Tex. E con la giacca bella pronta, seguitemi alla lettera. Temperatura massima 30 gradi, detersivo liquido delicato, no ammorbidente, centrifuga massima 400 giri per preservare la membrana in Gore-Tex ed importantissimo lavaggio breve, no a mollo. Tutte queste indicazioni solo ed esclusivamente per preservare i vostri riflettenti 3M. Appena usciti dalla lavatrice, per voi sono passati 2 secondi, per me sono passati 2 giorni. Questo è il completo di Sara e questo è il mio completo. Ogni pezzo è stato lavato singolarmente, quindi 4 lavaggi. E se andiamo a controllare i riflettenti 3M, ve li mostro nel dettaglio, non hanno subito il più piccolo deterioramento, come potete vedere anche nella parte posteriore. Inoltre ho controllato il capo nelle zone dove si sporca maggiormente, ovvero nelle maniche, e nonostante il lavaggio delicato è tornato bello pulito. Anche nella zona del colletto, che comunque è la parte quella un po' più esposta. Quindi possiamo dire tranquillamente che questa colorazione, per quanto abbastanza chiara, non è delicata come il bianco, come il ghiaccio, dove uno sporco un po' più ostinato fa fatica ad andare via. Ma per completare in maniera definitiva il discorso sul lavaggio dobbiamo valutare anche questa cosa. Cerchiamo di creare una sorta di conca e con una banalissima tazzina del caffè andiamo ad aggiungere acqua. Ora guardate attentamente come si comportano queste gocce enormi. Comunque l'acqua sembra rimanere separata dal tessuto esterno. Ora vamos ad asciugare il tutto. Ho fatto questo banalissimo esperimento perché con il tessuto di colorazione chiara si capisce ancora meglio, ovvero più tempo l'acqua impiega a, tra virgolette, colorare, quindi rendere più scuro il tessuto esterno, e più il trattamento DWR è buono. E nel caso specifico, guardate la situazione, dopo soli 30 secondi è tornato tutto alla normalità. Ma ricordatevi bene di quanto sto per dirvi, perché questo dipende da 2 fattori. Il primo fattore è la tipologia di tessuto esterno laminato incollato alla membrana in Gore-Tex. Il secondo fattore è lo stato di degrado del trattamento DWR. Ma procediamo, perché ci torneremo successivamente con un esempio chiarificatore. Ora facciamo largo. Passando alle protezioni, queste sono quelle presenti nel capo maschile, queste nel capo taglio lady. Quindi troviamo protezione per le ginocchia, protezione per le anche, protezione per i gomiti, protezione per le spalle. Nel capo da donna sono tutte di primo livello, mentre nel capo maschile sono tutte di secondo livello. Come riferimento vi metto la mia mano, che è una sorta di pala, quindi guardate la dimensione. Anche quelle delle spalle sono enormi. Tutte prodotte dalla D3O Perrucca. Mentre se volete aumentare la protezione con un paraschiena di primo e secondo livello e delle protezioni toraciche, la giacca è predisposta, ma le protezioni dovete acquistarle separatamente. Quindi per la massima chiarezza, se acquistate un capo 20R compreso nel prezzo, vi arriveranno queste protezioni già inserite, mentre se acquistate un capo Venturina, le protezioni che arriveranno saranno queste. Il paraschiena o le eventuali protezioni toraciche sono da acquistare separatamente. Ma ora, con il tavolo bello candido, entriamo a gamba tesa nella parte più interessante del video, perché devo riuscire in qualche maniera a farvi capire per quale motivo, dal mio punto di vista, il Ventu R non è la nuova generazione del Rimo R. E per farlo in maniera seria e cristallina abbiamo bisogno del bloc de dibujo. E guardate il buon Franceschino cosa ha fatto per voi, poi ditemi male. A parte che questo grafico rasenta la perfezione, ma soprattutto ne semplifica l'apprendimento. Ora seguitemi, perché lo andiamo ad analizzare insieme. Da questa parte con il rosso troviamo la temperatura percepita dal nostro corpo. Più sale e più il nostro corpo si surriscalda. Nella parte bassa invece troviamo il livello di protezione dal vento, dalla pioggia, dal freddo e da tutti gli agenti atmosferici. Sempre
nella parte bassa potete vedere 6 capi differenti di casa Rucca, ma tengo a precisare che questo grafico vale per tutti i brand. Comunque, per rispondere alla domanda che vedete in alto, ovvero per cosa ti serve, qua trovate la risposta per il capo che cercate in relazione all'utilizzo. Volete il capo migliore per le alte temperature che appunto non vi surriscaldi, dovete prendere l'Air Gobi cordura traforata. Volete il capo più protettivo in assoluto contro vento, pioggia, freddo, eccetera eccetera, dovete prendere l'Equado Gore-Tex 3L, che di conseguenza riscalderà di più il vostro corpo. Molto interessante, non l'ho mai portato sul canale. Volete un capo fresco o comunque protettivo, potete prendere il Madagascar, capo interamente in cordura con tantissime prese di ventilazione, appunto ottimo perché risulta molto fresco. Ma dobbiamo fare una distinzione importante, in quanto questi due capi, che come potete vedere non surriscaldano il corpo, non resistono alla pioggia, nel senso che in caso di pioggia dovete indossare un antipioggia. Infatti lo stesso Madagascar viene venduto in abbinamento ad un capo antipioggia. Ripeto, molto interessante, ma ci torneremo con un video dettagliato. Spostandoci nella parte diametralmente opposta troviamo il Rapto, sempre in Gore-Tex 3L come l'Equado, ma leggermente meno protettivo verso gli agenti atmosferici, perché nel tessuto troviamo una parte di elastan. Il tessuto è leggermente elastico, quindi molto più confortevole dell'Equado, ma leggermente meno protettivo. E dopo tutto questo pippone arriviamo al centro, ovvero al compromesso. Se guardate sia il Rimo che il Venture sono entrambi in Gore-Tex 2L, ma non li ho messi nella stessa posizione. Il Venture, nonostante è in Gore-Tex 2L come il Rimo, si avvicina leggermente al Gore-Tex 3L. Importantissimo dare il giusto peso alla parola leggermente. Ho detto che si avvicina al Gore-Tex 3L per fare un riferimento con il Rimo, ma assolutamente non è la stessa cosa. Se tocchiamo il tessuto esterno del Venture è più rigido rispetto al Rimo. Questo perché il Rimo nasce come un'antipioggia che potremmo definire Pro 2.0, perché non è il classico giveaway, bensì è paragonabile ad una giacca, però per Rucca viene considerato un'antipioggia da utilizzare sopra ad esempio un capo traforato. Infatti il Rimo di tutti i completi è l'unico che calza in maniera differente. Vi faccio un esempio: io di giacca, per quanto riguarda i completi Rucca, indosso il 54. Se del Rimo prendo il 54, calza in maniera più ampia perché appunto pensato per essere indossato sopra un capo traforato con le protezioni inserite. Per questo motivo viene venduto senza le protezioni, e sempre per lo stesso motivo è composto da un tessuto più morbido perché si indossa con più facilità. Poi Rucca in maniera molto furba ha pensato di predisporlo con tutte le tasche dove poter inserire le protezioni e quindi di conseguenza trasformarlo in un capo standalone. In quel caso da acquistare una taglia inferiore per poterlo utilizzare come abbiamo fatto noi nella prima e seconda stagione sudamericana. E finalmente arriviamo a lui, ovvero al Venture R, dove io qua volutamente ho aggiunto una R per vedere se voi eravate attenti, perché a parte gli scherzi tutti i capi nel taglio maschile di casa Rucca terminano con il trattino R. Madagascar R, Rimo R, Venture R, Raptor R, Equado R. Ed ora per gli amanti di Rucca scrivete nei commenti se ve ne eravate accorti. Quindi Madagascar R, Rimo R, Venture mettiamo il trattino, Raptor R, Equado R. A parte la precisazione sul nome poco importante, ora possiamo dire tranquillamente che il Venture R non è stato pensato come un'antipioggia, bensì come un capo a sé. Per questo viene venduto con le protezioni e per questo la calzata è identica a tutti gli altri capi Rucca. Quindi se voi avete una 54 del Venture R dovete acquistare una 54. Ma le differenze rispetto al Rimo non si fermano qua, perché questo capo è stato arricchito con due chicche interessantissime che mi fanno dire finalmente, e che di conseguenza lo avvicinano ai modelli superiori Raptor R e Equado R. Se partiamo dalla parte alta, ovvero dal collo, come in tutti i capi in Gore-Tex 2L o 3L troviamo i 2 cm di neoprene che fungono da guarnizione. Però finalmente nel Venture rispetto al Rimo troviamo questa cosa. Focalizzatevi su questo bottone. Nella parte posteriore del colletto
troviamo questa apertura a bottone dove all'interno si cela un ulteriore colletto in Gore-Tex elasticizzato. Il bottone serve per bloccare la parte lunga del colletto in maniera tale che con il vento non giri dietro e quindi fatica, difficoltà a recuperarlo. La parte di destra invece è corta, quindi rimane stabile. In questa maniera con estrema facilità riusciremo a bloccarlo. Vengo più vicino per mostrarvelo nel dettaglio anche dall'altra parte. Ora capite perché ho detto finalmente questo dettaglio lo trovo una figata pazzesca, proprio perché questa è una zona esposta, è la zona tra il colletto e il casco dove in caso di intemperie spesso e volentieri si infila qualcosa. E questo dettaglio, che per me non è un dettaglio, prima lo trovavamo solo nei top di gamma Rapto R e Quado R, ovvero nel Gore-Tex Trilamina. Non lo trovavamo nel Remo R. Ma altra cosa che mi fa dire finalmente, perché onestamente non si poteva sentire, sono le tasche resistenti all'acqua. Anche dall'altra parte, water resistant, che troviamo anche sui pantaloni come tasche cargo, water resistant. Solo questa, la tasca in alto dei pantaloni, per quanto ha una cerniera nastrata, non è considerata water resistant. Ed anche in questo caso tutte le tasche erano resistenti all'acqua nei modelli top di gamma Gore-Tex 3L, ma non nel Remo R. E da qui torniamo all'esperimento iniziale fatto con la tazzina. Questa giacca, per la tipologia di tessuto laminato al Gore-Tex e per tutte le caratteristiche che avete visto, ha una vocazione più protettiva rispetto al Remo R, ma dovete mettervi in testa che questa giacca, questo completo, con il caldo si fa più fatica ad indossarlo del Remo R. Quindi possiamo racchiudere il tutto. Esiste il completo perfetto? Esiste il completo migliore in tutto? La risposta è no. Esiste il completo che ti serve. E da qui possiamo urlarlo a gran voce. 10 minuti di applausi per questo grafico. Scherzi a parte, passando a una descrizione veloce della giacca, per quanto riguarda la reazione troviamo due zip nella parte frontale. Hanno tolto la zip lunga che trovavamo nell'avambraccio nella versione Remo, sempre per il discorso della vocazione più protettiva. Hanno lasciato la zip nella parte del braccio, però guardate questo dettaglio, hanno aggiunto una patta protettiva in Gore-Tex che serve per proteggere la zip stessa. Questo dettaglio è molto interessante perché quando la zip si trova in un punto dove ci sono delle pieghe può capitare di avere delle piccole infiltrazioni d'acqua. Inoltre una patta che copre la gomma significa una zip più longeva. Rimanendo nella zona del braccio, dalla parte opposta hanno aggiunto questa volta la zip dove, cerco di farvelo vedere meglio, nella parte frontale entra aria, nella zona diametralmente opposta, ovvero quella posteriore, esce aria. Sul fianco hanno lasciato la classica zip che caratterizza tutti i capirucca. L'apertura è doppia, nel senso che possiamo aprirla dall'alto verso il basso, ma anche dal basso verso l'alto, per avere una regolazione della circonferenza della zona fianchi. Per quanto riguarda la parte posteriore troviamo due estrattori molto lunghi in questo punto. Tornando al discorso protezione, le zone più esposte delle spalle e dei gomiti hanno questi inserti in cordura 500 denari. Per quanto riguarda i polsini troviamo gli immancabili polsini Rucca in Gore-Tex elasticizzato che io amo, super protettivi. Per quel che concerne l'ergonomia troviamo le regolazioni dell'avambraccio e del braccio con i classici bottoni, regolazione girovita con questa fascia, ma molto interessante, una cosa che Sara ama, è questo elastico che anche dal mio punto di vista rende la giacca bellissima esteticamente ma anche super confortevole, mentre nella parte inferiore, oltre a poter regolare il giro fianchi con la zip, possiamo regolarlo con il velcro. Nella zona alta delle spalle, per aumentare il comfort, trovate questo soffietto e nella parte terminale della manica questa zip oltre al velcro che serve per regolare la circonferenza della manica. Dal mio punto di vista, oramai lo sapete, soluzione numero 1, perché possiamo infilare il polsino all'interno del guanto e di conseguenza successivamente poter chiudere l'esterno del guanto regolando appunto la circonferenza della manica. Hanno aggiunto questi occhielli elastici sia a destra che a sinistra, due passaggi anche nella parte alta delle spalle, in quanto hanno predisposto questa sacca
per poter inserire all'interno la classica sacca dell'acqua da 1,5 litri ed avere di conseguenza il passaggio del tubo in questo punto. Bloccarlo quindi con l'occhiello, facendolo passare nella parte alta della spalla in maniera tale da averlo fisso nella parte anteriore. Per quanto riguarda l'apertura centrale, hanno adottato una soluzione che a me personalmente piace molto: patta in Gore-Tex esterna protettiva, velcro, ulteriore parte interna con il cucciolatoio. In questa maniera la zip non è nastrata ma bella ignorante, e vi posso garantire che nel tempo una zip del genere, ragazzi, non la distruggerete mai. Ovviamente la zip si può aprire anche dal lato inverso. Infine, passando alla parte terminale, lo potete capire anche da questa prospettiva, la zona anteriore della giacca è molto più corta. Questo è un dettaglio importantissimo, perché quando siete in sella seduti sopra la moto non succeda questo, ovvero aver tanto materiale che avanza nella zona anteriore. Passando invece alla parte interna, trovate la classica zip per agganciare la giacca ai pantaloni, ovviamente fascia elasticizzata molto ampia per il comfort, ulteriore fascia di aggancio che passa sotto al cavallo dei pantaloni e si aggancia su questo anello. Trovate una piccola tasca per riporre i documenti. Inoltre, sia a destra che a sinistra troviamo queste due zip dove all'interno possiamo alloggiare le nostre protezioni toraciche, ma attenzione, guardate questa ulteriore zip anche dall'altra parte. Questa serve per agganciare la protezione toracica unita. Ma togliamo la giacca e passiamo ai pantaloni. Partendo dall'alto, le bretelle che vedete sono un accessorio, bisogna acquistarle a parte. Comunque i pantaloni sono dotati della predisposizione, accessorio da avere, un must have. Passando alla chiusura, dal mio punto di vista semplice e super funzionale, perché se andate in un ristorante e mangiate come dei maiali, potete chiudere i pantaloni e contemporaneamente registrarli. Quindi dopo un panino con la forchetta potete tranquillamente allentarli, e la registrazione, se non basta, la trovate anche dall'altra parte, ma questa, una volta regolata, potete con tranquillità agire solo sulla chiusura. Inoltre sui fianchi trovate questo inserto elasticizzato super confortevole. Parte posteriore, questo punto è dove è alloggiata la bretella, leggermente sotto la zip perimetrale che si aggancia alla giacca, e ancora più sotto, per aumentare il comfort, trovate questo soffietto. Torniamo alla parte anteriore, l'unica tasca per quanto zip nastrata ma non water resistant come abbiamo detto. Scendiamo, due aperture per la ventilazione che, come nella zona delle braccia, ve lo giro così capite meglio, avete l'ulteriore apertura simmetrica perché da qua entra aria, dall'altra parte fuori esce l'aria. Sia a destra che a sinistra troviamo due tasche cargo, come già detto water resistant, chiuse dal velcro. Nella zona delle ginocchia non si capisce benissimo perché è sempre di colore nero, ma c'è questo inserto in cordura 500 denari. Inoltre, interessantissimo, trovate questa zip che serve per infilare la protezione, quindi la protezione si inserisce dall'esterno. Molto interessante, perché in caso di passeggiata potete tranquillamente sfilare la protezione delle ginocchia senza sfilare i pantaloni. Passando alla parte terminale, avete questo velcro con questa zip lunghissima che ovviamente serve per aumentare il diametro, ed anche qua guardate la chicca, all'interno trovate un velcro per poter agganciare questa linguetta. Inserti riflettenti sui lati, anche sulle tasche cargo, e nella parte interna, come in quasi tutti i pantaloni Rucca, trovate questo rinforzo in una pelle molto spessa e super resistente. Girando i pantaloni, il rinforzo con la stessa pelle la troviamo anche nella zona sotto, molto importante perché questa è una zona facile da lacerare proprio per l'apertura delle gambe quando siamo in sella. Ed altra chicca molto interessante che troviamo all'interno, il classico cuscino, forse riuscite a vederlo con questa sagoma, dallo spessore di circa 1 centimetro, che aumenta il comfort della seduta. Chiudo il video qua sperando che sia stato piacevole e soprattutto interessante. Sicuramente avrò dimenticato qualcosa, come sempre se avete qualche dubbio scrivetelo nei commenti, li leggo tutti e cerco di rispondere. Poi che dire, voglio
terminare con una parola, la parola che già ho utilizzato, ovvero finalmente. Finalmente perché fra tutti i completi Rucca, anzi fra tutti i completi di tutti i brand, finalmente abbiamo trovato il completo perfetto per la nostra vita, come ho scritto qua, per quello che ci serve, in quanto questo completo ti fa soffrire un po' più rispetto al remo con il caldo, però per quanto io il caldo lo soffra molto, devo dirvi questa cosa: con il caldo si riesce ad andare avanti, ma quando ti trovi a 5000 metri sulle Ande, con la pioggia, con il vento, con il freddo, con la neve, preferisco un capo con una vocazione leggermente più protettiva rispetto al remo, che comunque è un capo compromesso, perché appunto il freddo, ragazzi, è difficile da combattere, ma soprattutto il freddo ti fa malare rispetto al caldo. Esteticamente non c'è nulla da dire, ci piace tantissimo. Hanno aggiunto delle chicche come quella del colletto, come le tasche impermeabili che riguardavano solo i completi top di gamma, e questa cosa devo riconoscerla, hanno fatto benissimo. Ovviamente non è un capo economico, la giacca costa 849 euro mentre i pantaloni costano 699 euro, però sapete della mia collaborazione con Motostorm, del mio codice sconto Cuccioletta 2025, che vale sia in sede, ovvero in negozio, vale online, vale con tutte le offerte, vale sempre. Ricordo che questo codice non vale solo per quello che vi mostro, ma importantissimo, vale per quello che a voi serve, in quanto sul negozio Motostorm trovate praticamente di tutto. Detto questo, solite raccomandazioni: se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo al prossimo video pippone / di viaggio, anche perché il prossimo video pippone lo vorrei fare su una cosa molto ma molto interessante, ovvero su un DP, un dispositivo di protezione individuale. Parliamo degli airbag. È una cosa molto interessante perché ci ho dedicato tantissimo tempo, ho letto tantissimo, voglio fare una chiacchierata come sempre senza insegnare nulla a nessuno, perché voglio condividere tutto quello che ho letto, tutto quello che ho appreso, in quanto potrebbe essere molto interessante per tutti. Ciao ragazzi, dall'Argentina è tutto e fate i bravi ma non troppo.